Con lui, se pari lui pare pure con me. Andiamo, allora andate insieme, fate vedere la palla. Andiamo, fate vedere. Ascolta. Ti sbaccano un due. Tu vieni sulla persona debole che dormono per le strade. Tu fermi sulla persona debole che dormono per le strade, le stranieri, che non ce l'hanno le sballe là. Però la palla per andare là non ce l'ha. Già ci siamo andati. Bello, ci siamo andati prima ancora. Già ci siamo andati. Ci siamo andati prima ancora. Vai a vedere. Te lo faccio vedere. Aspetta, fermo. Te lo faccio vedere, vieni. Via qua. I bambini ti mirano, non il grande. Andate sulla persona debole voi. Aspetta, lo faccio vedere. No, vedi video, sì. Sono delinquenti. Non sono delinquenti, però a voi andate soltanto sulla persona debole. Fammi vedere il video la faccia. Vuole essere la mano. Non mi toccate la faccia. Guarda, quelli non hanno la palla, quelli non hanno la palla, fanno soltanto le persone deboli. A Quarto Cielo, a Torbella Monica e le zone dove spacciano, quelli non hanno la palla per andare. Io non faccio niente, continuo a lavorare. Già ci siamo andati. Italiani, l'ignoranza è una brutta bestia. Già ci siamo andati. Vai a vedere. Secondo me va Vai confuso. senza palle, vai. No, ma poi vuole essere inquadrato, Faride. Senza palle, sì, io vengo inquadrato per dirti tu e lui senza palle. C'ha delle palle. Messi della fine. C'ha delle È palle. matto. A Matti, ma è matto. Senza palle, vai. Che? Matti, ma non c'è. No, ma Lui è da. Ciao. grande. No, io ho capito il punto di vista di Mattia, ero un po' arrabbiato anch'io, però ho visto anche che è un pazzo, nel senso che... Ma prima mi ha detto no, parlo da solo. Che ha fatto? È passato e ci ha insultato, poi quando l'abbiamo guardato ha detto sto a parlare da solo perché lui non c'aveva le palle, poi dopo che ha fatto, quando ha detto no, non stai a parlare da solo, stai a parlare con noi, allora ha iniziato a fare sta cosa. Quando gli ha allungato le mani a lei, Poi è un classico. che è un classico, quando ha allungato le mani su Evelina era per alzargli la camera. Capito? È assurda sta cosa, però io volevo alzare la camera. Vieni. Adesso ci è venuto lui e dice, ma questo non vi conosce, no, quello dice, ci vedeva il video. È scema al cervello, fa. Ci fa, ma non ci siete andati a Torbella? È il primo di quartiere, secondo me Torbella, ma non è il quarticciolo. Abbiamo fatto un anno e mezzo di quartieri. Sì, siamo fatti tutti prima e poi siamo arrivati a Termini. Lo sai perché? Perché alla fine Termini è l'unico posto dove ci hanno cagato il c***o. Era un esagitato e hanno pensato, guarda, questo gli rompe le scatole a loro, perché è così. Lasciami due spicci, so che stai pieno di impicci, però frate, manco m'avvicino e mi imbruttisci. Scendo dal treno, zio non ho spicci, copro collana dei balordi in mezzo ai vicoli. Intanto grido taxi, scappo da Termini, portami ai parioli tra avvocati e gli stipendi. Mi eviti perché puzzo, bastardo, lo so ti spesso non mi capisci perché sto ubriaco marcio, dormo a terra come stracci. Non ti chiedo di stare nei miei stessi panni, però due vestiti puoi regalarmeli. Odore di cannabis tra cartoni alcolici, per favore spostati, non sporcarmi il Barberi. Non batto fiacca business dentro i piani alti, la mia professione è difendere i bugiardi. E tu dici che in questo scenario stai meglio qua così per No, stare, adesso sto provando pure questo, ho bisogno di provare tutto adesso per vedere dove gli appartengo, perché a me mi fermano, guarda, mi non appartiene a sto mondo. Cioè, io parlo 3 lingue, cioè non è che io parlo spagnolo, inglese, francese, italiano, cioè capito? E dicono che ci stai a fare qua? C'ho bisogno pure di provare questo, perché nella vita bisogna provare tutto quanto per poter parlare e per poter dire. La felicità, lo sai che è per me? Poter fare quello là che vuoi senza sentirti giudicato, perché in fondo se tu sai quello che sei, il Quando vuoi giudizio farti una non doccia, t'arriva. quando vuoi Ce l'ho, c'ho il posto per farmi la doccia, c'ho il posto per farmi tutto, non mi manca niente, non mi manca da mangiare, non mi manca niente. E in più mi vedi, mi giudichi, non so niente. Che c'hai da giudicarmi? O no? Invece al di fuori, se stai nella società e sei per esempio un pizzaiolo o un dottore, qualsiasi cosa fai, tu vieni giudicato. Perché? Perché sei quello. Perché in Italia è così, tu sei lottatore, ok? Se a te ti vedono magari fa qualcosa che non è. A parte mi giudicano già per quello che faccio. Capisci? Te giudicano a prescindere. Giudicano tutti. Ciao, al lavoro d'oro, questo stava peggio di me, fra. Che facevi? I pacchi. Questi sono I i pacchi. pacchi a stazione di Termini. Ah, fai pacchi, sole. Certo, meglio di vendere la droga sempre. No. Cioè, è come venderla ma non gliela vendi praticamente. Certo, io da sola. Perché noi abbiamo intervistato un ragazzo che lo fa abitualmente e ci ha detto che lui fondamentalmente lo fa ai turisti, però perché non ritorna. Non Vabbè, anche agli italiani, però giustamente uno che non ci ha avuto mai precedente, non ci ha avuto mai. No, si fermano le forze dell'ordine.
Che te dico? E niente, che ti dicono bravo? Come un fazzoletto per Che ti soffiarti il dica? naso? Che ti dica? Ma perché sono fazzoletti, vedi? Vabbè, solo che te la puoi rischiare se ti capita uno che fa un uso di eroina o per esempio ce l'ha gli ultimi soldi che si deve drogare, là te la rischi di brutto, capito? Te di dove sei? Egiziano. Guarda, Ah, sei egiziano? Sì. Non sembra. questo gli fai, guarda, gli fai così, gli fai marescià. Questo è il famoso pacco. Eh sì. Cioè, ti servono 2 fazzoletti per soffiarti il naso, marescià? Mazza, sembrava vero però. Vabbè, professionista lui a fare i fatti. Ah, Che me fermi? ma è che un fai? mestiere alla È un fine. mestiere sì. È pure meglio. Da quanto- Zero investimento, tanto profitto. Da quanto è che stai qua? 4 mesi. Ah, da poco? E già sta così bene l'italiano, com'è? No, in Italia? È un bel po', sono 15 anni, sono 15 anni. 15 anni. E magari venissero poi, ci danno pure modo di sfogarsi tutta la rabbia che c'avevamo dentro per quello là che si vivevamo tutti i giorni. Difficilmente uno che ha preso la sola per la sostanza denuncia, quello no, sicuro. Si devono a cercare. Però anche tornarci Sai che non è. se viene uno tipo Mattia, gliela faccia la sola, o gliela faccia e scappa e mi Mattia faccio non vedere. gliela Ah, voi capite pure chi, a chi Abbiamo fa quella la vera. Che hai fatto al collo? È un incidente. Non mi dire cazzato incidente con la macchina, mo. No, con la moto. Non è che ci credo La tanto. bottiglia che volava. Ciao, ciao. Famoso incidente alla bottiglia che volava. Capo, di la verità. Utilizzi sostanze tutti i giorni? Certo. Ma ce l'ho in tasca, posso avercela io in tasca senza che devo stare. No. Però secondo te che è un classico di usi le sostanze tutti i giorni, ce l'hai la dipendenza, ne sei consapevole? Certo. Guarda che la dipendenza ce l'hai pure magari dai sigaretta, la dipendenza è una cosa relativa perché se a te ti piace il pane e te non riesci a stare senza pane, magari mangiate il pezzo di carne senza pane, è sempre una dipendenza. Sì, ma ci sta cose che fanno più male di No, altre. dipendenza è dipendenza, perché tu per un pezzo di pane vai a ammazzare comunque se c'è quel pezzo di pane, perché è sempre dipendenza, credimi. Ma Infatti no, lui ha detto una cosa giusta, che è come quella dell'alcol. L'alcol è ancora più dipendenza. È peggio perché devi via fisica. No, ma poi l'alcol tu puoi averlo senza dover rapinare nessuno, Ma all'alcol vai, spendi 2 euro al supermercato e te lo compri. no, quello sì, ma sull'alcol è un discorso Questo magari sì è una specifico. dipendenza un po' più cinica perché te comunque devi rimediare i sordi. Sordi, te parlo dei soldi. No, Capisci? Tu dici per un pezzo di pane, per qualsiasi per sigarette e così, e esci comunque a cavartela a chiedere in giro, ha capito che te voglio dire? sì, ma il pane è un bene di prima A me questo mi hanno necessità. regalato per dirti. Quello Vedi che no. è diverso, non è blu. A me mi hanno regalato questo. Perché? Perché sanno che sono una persona che non è una di quella che va a chiedere, che va a fare. Io prima di tutto penso a me, penso a dormire, penso a mangiare, poi dopo se c'è possibilità, ok, bene. Però non te nego che pure io ho fatte cazzate, io sono arrivato a fare le rapine, facevo 7-8 rapine al giorno per potermi procurare questo, quando stavo male, nel momento in cui mi hanno proprio levato mio figlio. Capisci che ti voglio dire? Però è tutto in base a come tu la prendi la situazione. C'è stato un momento, come dicono tutti quelli che fanno un fio, in cui Marco si è sentito padre? E che vuol dire? Io mi sono sentito padre solo quando c'avevo accanto la compagna mia e potevo comunque partecipare di quello là che era un fio e di quello là che era comunque la gravidanza e tutto il resto. Dopo che mi hanno portata via e che non l'ho cresciuta, non ho visto quando camminava, non ho visto quando cattonava, là ho perso quella cosa di capo. Però tanta gente sai che mi dice quando giravo, magari sto attento a cose, mi dice comunque dice proprio una cosa, come si dice quella cosa che. Cioè, una protezione, cioè, ma che sei padre? Mi chiedono, e dico perché? Dice no, perché c'hai l'istinto, sì, sì. Cioè io ero arrivato a un punto che dicevo le cazzate e ci credevo io. Per poter far felici gli altri, capito? Se tu Fia vedessi questo video tra 15 anni. Se questo video tra 15 anni sicuramente vedrà tutte le chat che gli dico, bella mia, che tanto prima o poi il mondo è piccolo, qua sotto ci deve capitare. La verità è una. La verità è una, le verità non so tante, non ci stanno tante. La verità di sentire la campana, di sentire l'altra, la verità è una. Come l'amore è uno, come la morte è una, come tante cose sono sole. Però purtroppo in questo mondo se siamo pure un po' fasciati la testa e ti devo dire la verità che le persone pensano ah no però quella è una situazione, quella è un'altra, no, le situazioni sono sempre singolari e poi siamo noi che le trasformiamo e ci vogliamo mettere magari quella cosetta per renderla un po' meno pesante, un po' meno così, perché se sei indrogato, è inutile che dici no ma io faccio ogni tanto, sei indrogato frate pure che ogni Bravo, tanto, stop, quella è una cosa che. non si stava a piangere. Oppure no, la gestiscono, Che gestisci, che vuoi gestire? No, chiaro, bravo. Che vuoi gestire? Come la rabbia non si gestisce. A me quando vedo nero è inutile, mi può venire pure Gesù Cristo il Padre Eterno qua a lavarmi i piedi e dirmi oh buono ferma. Mi fia non è proprio morta, mi fia mi hanno portata via, ma io è come se dentro di me è morta, perché io per fargli del bene a lei ho dovuto lasciarla perdere.
perché se io sto accanto alla compagna mia esco fuori di testa, perché è una persona che a me non mi fa bene, è una persona che vuole sempre troppo, e a me quando io amo una persona e vuole il troppo, io faccio di tutto per averlo, proprio mi distruggo io interiormente, capito? Quindi alla fine faccio di tutto per poi che fa sta male io e fa sta bene le altre persone, capito? Io adesso qua non c'ho nessuno intorno, faccio le cose per me, perché se io ho le persone intorno a me che vogliono delle cose, tutte le mie azioni e tutte le mie cose vanno tutte in circostanza delle persone che devono stare bene. Ma non è un po' quello che succede abitualmente nella, tra virgolette, chiamiamola normalità? Io pure comunque ogni attività che svolgo, che sia professionale, sportiva, di lavoro, è fatta comunque in funzione della mia famiglia e delle mie figlie. Certo, dovrebbe... ti fa sta bene, sta su quel ring, giusto? Non sì. È che io invece no, entrando su quel ring, io lo faccio in funzione del bene degli altri, magari a me su quel ring mi spappolano e poi dopo sto male io, perché non è quello che vorrei fare realmente. Però scusa, penso che nel momento in cui, con tutto rispetto, nel momento in cui uno ha una compagna e una figlia, deve prendersi anche le responsabilità di condurre una vita in funzione loro. Certo, ma io l'avevo presa questa qua, ma se poi al punto che tutto quello là che io faccio non è mai abbastanza e deve diventare sempre di più. Io lavoravo 18 ore al giorno, tornavo a casa, io venivo fuori da una dipendenza, avevo fatto una comunità e tutto quanto, la mia ragazza lo sapeva e lei mi ha riproposto la cocaina. Quello non è bene. Hai riproposto la droga? Quello non è bene. Il bene viene fatto in motore di io faccio del bene ma non voglio niente in cambio, faccio del bene perché mi fermo al bene. O sbaglio, non voglio niente indietro. E prima tutto questo veniva perché io mi devo fare del male io per non pensare a quello là che c'era di realtà, la mia realtà, che non mi piaceva. Adesso la mia realtà lo sai qual è? Che accetto che sono morto di fame, accetto che ho dei limiti, accetto che sono una persona povera. E il resto a me non mi può toccare, perché a me il resto non mi toglie niente. Ma... chi mi viene a dire delle cose? Che ti dico la verità, io a 17 anni facevo rapine, ho iniziato ero entrato in un bergio di rapine, sono dovuto scappare in Israele 2 anni latitante e io non è che mi drogavo là. Io facevo rapine perché mi piaceva l'adrenalina, non facevo rapine per soldi e per niente, perché ho sempre avuto soldi. Ci ho sempre avuto tutto, mia madre e mio padre sono due persone che hanno un bel lavoro. Adesso mi fa sentire bene che riesco comunque a portarmi a sta con la panza piena da solo, anche se sto nella me. Però riesco comunque a capire quello che è il sacrificio e quello là che comunque mio padre e mia madre magari fanno in modo diverso, perché loro fanno in modo diverso. Però anche loro non sono felici, perché le persone che tu vedi che camminano per strada, facci caso, non sono felici, nessuno è felice qua. Se tu vedi persone che vanno a lavorare, persone che tornano da lavoro, tutte quante scoglionate. Guarda le persone che vivono per strada, se io ti porto qua a Termini, se io ti porto dentro una galleria dove dormiamo noi a Termini, tu vedi persone felici là dentro, con niente, coperta e un bicchiere di vino. Perché loro sono felici non avendo niente? Guarda le persone, guarda, girati, guarda intorno, vedi, guarda che faccia con sorriso di qua, guarda questo pure perché chissà deve andare, guarda quell'altro. Sono felici secondo te? Mi manca mia figlia, però con la mancanza che ho di mia figlia sicuramente è molto meno di quel male che io gli potrei fare e sono consapevole di questo. Però questo vedi, ritorniamo alla sostanza però. No, ma in tutto, perché adesso non sto bene, ti dico la verità, quindi so che io gli potrei fare del male. Quanti anni c'ha tua figlia? Mo c'ha 3 anni, ho vista 2 volte. 2 volte. E in queste 2 volte la seconda volta la madre di mia figlia mi ha gonfiato le botte perché non volevo stare con lei. La madre di mia figlia è più grossa di me, c'ha 12 anni in più di me. Io me la sono portata fuori, da Roma fuori, l'ho campata fuori, c'ha un bello stipendio, stavo bene, ti dico la verità, abbiamo 4 sacchi al mese. Abbiamo detto spesso che la condizione di fighter ti garantisce anche una sicurezza di te che ti fa gestire magari le situazioni meglio, la gestione della paura, dell'adrenalina. Sì, perché poi quando arrivano gli esagitati, se tu sei calmo dall'altra parte, l'esagitato arriva fino a un certo punto, non riesce a spingersi oltre, capito? Sì, Ed è una cosa molto importante. Agitato che cosa fa? Arriva fino a un certo livello nella speranza di farti scoppiare pure a te, ma poi tu sei tranquillo, lui non riesce a spingersi oltre e non capisce nemmeno perché tu sei così tranquillo, c'ha paura che tu c'hai un'arma segreta, invece poi la tranquillità poi lo riabbassa. A me volte vedo sto posto aperto, è storico, il famoso change, cambio. Monete antiche e cambio. E qui invece c'è un parrucchiere. Sta zona non ci siamo mai venuti. Cioè noi ci siamo sempre fermati lì a Via Gioberti, sì. Quello che noi oggi volevamo sempre raccontare era questa parte qui, che è quella più difficile, più problematica. Ormai è sicuro, cioè non c'è una parte di Termini più pericolosa, più difficile, più problematica di questa, perché qua su Via Gioberti è dove c'è la prostituzione, fanno le sole con le sostanze, vendono anche le sostanze, menano la gente, la rapina, eccetera.
e lì questa parte qui dal McDonald's da qua è dove succedono le risse, e le risse poi sono sempre legate a quello che succede da quest'altra parte. A Termini siamo. Grande. Dove siete? Caniete, sono Caniete. No, io volevo intromettermi sull'intro dicendo questo, che è una cosa che sto notando ultimamente, no? Questo per rispondere anche spesso ai detrattori, che ultimamente ci vengono incontro col sorriso a 36 denti, tunisini, africani in generale, è vero o no? Sì, che ci seguono, ci supportano. Tranne pochi casi, diciamo il 99% è tutta gente che anche nelle situazioni difficili in cui versano in questi momenti vengono tranquilli, anzi c'è una volontà anche di raccontare, poi chi ci mette la faccia, chi non ce la mette, però quello che noi vogliamo raccontare è proprio la difficoltà per tutti di un angolo importante, che secondo me la parte più problematica dei Termini, lo voglio ridire, è da via Daniele Manin, quell'angolo lì, fino a Gioberti, questo quadrilatero, chiamiamolo questo isolato che gira così intorno e va fino a via Mendola, per me è il più problematico in assoluto, cioè è per quello che noi continuiamo a tornarci, perché ogni volta che torniamo qui facciamo delle scoperte nuove, risse, botte, criminalità, gente che comunque soffre, gente che comunque si ritrova in situazioni che non si sarebbe aspettata, e ci passano tutti i turisti di Roma. Pensate, guarda che stile, oh. Che guarda chi te becco, c'è il grande mio padre e la mitica Grace. Stavo dicendo che la prima persona, quando ancora Cicalone non esisteva, la prima persona, non ero manco nato, che mi faceva parlare con gli ultimi, con i diversi, con gli indigenti, era lui. Ma lui a Valmelainalo, a parte che lo conoscono tutti, ma lo conoscono tutte le persone magari che eravamo lì. Ma io l'ho notata sta cosa. Lui sempre, di tutte le etnie, religioni. Quello col furgone che ci dorme dentro, ti ricordi quando è passato? Ne so, il musulmano salam aleikum con tutti, è vero o no? Sai pare di cavolate. Allora ecco da che ha ripreso Mattia, perché Mattia veramente lui è tollerante, lo chiamiamo. C'era Francesco che quando dava la mano a quel nero se guardava se si sporcava le mani, ti ricordi? Da bambino questo. Allora andai dalla madre, che erano poi ambasciatori, che noi non lo sapevamo. Tua signora può fare il bagno con mio figlio, perché questo è convinto che si sporca a Santa Marinella. Perché c'era avuto 5 anni, e si sono fatti il bagno insieme. Capito? Allora ha notato, oppure quella volta che stavamo a mangiare la pizza mi pare a Valpadana, c'era uno che chiedeva l'elemosina, l'avevo fatto mangiare con noi perché così anche loro vedevano che c'era una cosa uguale per tutti. Vabbè, mamma non stiamo a fare i santi. No, però puoi pure dire che hai fatto qualcosa di cattivo se vuoi. Sì. No, qualcosa di cattivo l'ha fatto, però ho fatto tante cose belle. Vabbè. Guarda quanto siete belli, guarda. Con guarda che state, Camoto? Mica come me, sempre in tuta. Guarda. Ammazza che stile, oh. Fa YouTube? Che fa su YouTube? Metto robaccia, robetta, come vuoi. Ma robetta che? Che robaccia robetta? Oh. Che ne so. Com'è il nome del canale? Cicirulli. Cicirulli. Vorrei che qualcuno facesse un meme con questa cosa. Mi metto robaccia come voi. Come voi. Ma come voi? Robetta, cioè... così si dice. No, sembra. Tante espressioni. Dio scusa, non l'avevo capito. Da mia mamma era ciociara. Ah, ok. Il microfono, sì. Vabbè, io sono stato 3 anni qui in Italia per mia mamma anziana. E lei è nata nel 1920, sono arrivato che aveva 100 anni e era Covid, aveva battuto la testa, c'era un'emorragia, per qualche miracolo un medico gli ha dato qualche cortisone e tutta ripresa. Si è ripresa. E ho speso 3 anni con lei, ma l'ho persa 2 mesi fa, 103. Abbiamo celebrato il compleanno e 2 ore dopo purtroppo mamma. Allora io sto male, mi sento. Tu sei venuto dagli Stati Uniti per aiutare tua madre 3 anni. E c'ho la moglie qua. C'è la moglie qui. Lei è venuta adesso che siamo a chiudere casa, eccetera, purtroppo. Ok. Lei è di Ceprano
E vabbè, mio padre è dall'Abruzzo, adesso torniamo in America, me ne vado. Però tu fai lo youtuber in americano, parli? Sì. Ah, ok, non in italiano. Robaccia. Robetta, così, Robetta come cicalone. Cioè questa è atomica. No, vabbè, va bene, no, ma questo è fortissimo, io uso il telefonino. Pure noi ogni tanto. Cicalone. Basta cercare Cicalone. Sì, vabbè, È un piccolo canale. Questa è storia, questa cosa qui. Io seguo sempre i vostri video. Ah, wow, visto che insomma. Però noi siamo un po' freddi perché siamo venuti con una marabù come tipo. Perché ho visto siete vestiti un abbigliamento particolare, sì, no, ma anche queste cose. È la nostra festa perché noi abbiamo domani una festa molto grande di tutta l'Italia. Come si chiama? Livorno. Noi stiamo comprando il valigia per andare a Livorno adesso. Che festa è? Che festa è? Una festa di Baifal. Festa del Baifal, come tutti i Baifal che abitiamo zone dell'Italia. Vi rincontrate, una reunion. Sì, di Bergamo, Milano. Ma questo è bellissimo, che cos'è? Sono nipoti è lì con noi, è il nostro chef. Tutti a Livorno. Wow, che religione siete? Musulmani, salam. Alaikum salam. Ciao. Hai visto che particolare quel coso in cuoio che c'aveva il Baifal? Troppo belli. Ma che state a litigare, disgraziati? Le loro discorsi. Stanno a giocare, vedi? Dopo il grandissimo successo emotivo riscontrato sull'ultimo video, qui a ritrovarti. Volevano chiederti come poterti aiutare. Tu cosa mi hai detto adesso? Cosa? Con un lavoro. E poi l'altro che per aiutare adesso tua madre che attualmente si trova in una casa di suori, però col fatto che ha quasi risolto i suoi problemi con le gambe adesso deve trovare un'altra sistemazione. Cioè lì ti ospitano fin tanto che c'hai un problema di salute. Sì, è un problema di tipo sanitario. Per strada. Sì. E invece tu che lavoro vorresti fare? Cioè che cosa ti piacerebbe provare a fare? Io ho fatto anche assistenza a disabili, anziani, tutto quello che... Qualunque cosa ti offrono e ti trovano qui a Termini. Se qualcuno volesse parlarti magari anche di un potenziale lavoro, può venire a Termini e parlarti. Valerio, lo riconoscete, poi c'hai i cani inconfondibili. Ti possono scrivere dove le persone? Su Facebook anche, Valerio Campofelice. Ovviamente qualsiasi persona che ti vuole aiutare, cioè noi siamo coinvolti in questo, quindi vogliamo dire che noi saremo presenti. Poi l'altra cosa, come potremmo aiutare tua madre? Per il momento ho saputo che da novembre prende una pensione minima per il problema delle gambe. Lei cercherebbe qualcosa, una stanza, monolocale, qualcosa. Se non si trova nell'immediato, cercare, che ne so, anche una convivenza alla pari per un periodo. Non è un problema. Cioè lei lavora magari in casa e la ospitano. Dando una mano. E non vi piacerebbe magari una soluzione abitativa dove tornate tutti insieme? Però è una partenza che lei intanto sta... Certo, chiaro. Però magari medico, tu trovi un lavoretto, trovate un piccolo appartamento, un bilocale. Quello è magari tu un lavoretto, lei la pensione, eccolo lì che si può, no? Creare una situazione. Cioè si torna proprio alla normalità, come dicevamo. Quello scopo è quello. A me va bene qualsiasi cosa, non è un problema. Anche a Napoli in giardino va bene, uguale. Un ragazzo romano di 28 anni ha colpito tutti, no? Il fatto che viva una realtà così. Com'è possibile? Lo sapevo. Com'è possibile? Te giuro, allora siamo passati da quello che ha dato il calcio al cane ai cani che mi hanno dato i calci a me. È stata sfondata, mi hanno dato delle pezze assurde. Ma più quello piccolo poi, quello grosso si pensa di essere una piuma. Poi ve meno io a voi due, Avete finito? Guarda che faccio strillati, vabbè. No, dicevi un ragazzo romano? No, cioè fa specie, siamo nel 2023, non si può accettare che le istituzioni non facciano nulla per un ragazzo di 28 anni romano. Posso fare l'avvocato del diavolo, così, per correttezza? Ma tu hai problemi di dipendenze, bevi o altro? Un po' sì. Okay. Però sono in trattamento, diciamo. Ok, sei in trattamento e ne vuoi uscire. Ma alcol. Però lavorando. Alcol. Sì. No, non chiaro. Uno passa il tempo. No, però io per massima trasparenza anche verso le persone. Ma io non è. Perché uno dice io gli voglio una mano. Io sono stato a fare una stagione a Trento quest'estate. Non ho toccato nulla, manco le sigarette da un po'.
Perché tu quando lavori riesci... Sì, mi concentro sul lavoro e non c'è nient'altro. Ma poi si vede la sua condizione psicofisica. Ma io gliel'ho chiesto proprio, mi sono preso questa confidenza proprio perché penso che sia un bravo ragazzo e si percepisce bene. Poi essendo anche il figlio di Isabel, perché a me Isabel mi colpì molto, perché quando la intervistammo era veramente la donna più composta, più precisa di tutte lì. E gli abbiamo detto: ma perché stai per strada? Cioè quella fu proprio la prima domanda, ti ricordi? Mi ricordo, sì. Diciamo che da lì poi si è aperto qualcosa e siamo riusciti a sistemare un po'. Però si sta ripresentando il problema adesso. È ciclico, cioè ciclicamente si ritorna per strada, ciclicamente si rimane senza lavoro e ciclicamente chi vuole riprende una vita normale, magari eliminando anche quei problemi, perché poi diciamoci la verità, io non bevo, Mattia non beve, però sappiamo benissimo che quando stai per strada spesso l'alcol diventa l'unica soluzione a basso costo per non sentirti, tra virgolette, buttato per strada. Annebbiare i dolori, le sofferenze, la depressione. Ma più che altro è che bevi 2-3 birre e te ne vai a dormire e basta. Finito. Anche. Ma tu perché hai scelto poi Termini? Perché qui c'è chi conosco, qui portano da mangiare. Lì dove sto io non è che passano sempre. Comunque mi devo muovere in una stazione o in un'altra. Questo è il posto migliore, perché o di qua o a Via Marsala si trova. Riuscite a mangiare, riuscite ad avere supporto, comunque tra i volontari eccetera. Risse permettendo sempre. Risse permettendo, che è l'argomento di oggi poi, perché noi stavamo discutendo proprio delle risse che avvengono nella Via Giolitti, voi ci andate mai là per fortuna? No. Il problema centrale è che arrivano, iniziano a litigare e l'associazione scappa. Quindi rimaniamo tutti così. Mazza, lo sai di questo problema? Non ne avevamo mai parlato, Simo? Sai chi è l'unico che rimane? I Cavalieri di Malta. Perché sono appartenenti alle forze dell'ordine, altrimenti quindi, scusa che ti interrompo, cioè durante la consegna dei passi se c'è stato litigi che qua spesso se ne vanno. Finito, se no. E chi sta in fila magari non mangia. Esatto. Per quello si scatena la rabbia di tutti alla fine. Mazza, ecco, una cosa, nessuno ce n'aveva mai parlato del suo problema, cioè ed è un problema reale, presente che si ma non solo qui, frequenza. anche a Ostiense la stessa cosa. Troppo casino non si fermano, vanno dritti. E li posso pure capire. Paura delle volte quando ci stanno pure quei 2-3 scalmanati in un gruppo di 100 e per quei 2/3 100 ci rimettono e questo è uno dei problemi che a Termini si percepisce tanto ovunque, dai portici, da lì, da Marsala, dall'ex Tendopoli. Se tu ci pensi all'ex Tendopoli erano in 4 che facevano casino, gli altri 90 ci hanno mai detto niente. Comunque pensa quanto gli animi si possono accendere, una persona che magari vive una condizione precaria come la puoi vivere te, con tutto il rispetto, si aspetta la tua pietanza, te la vedi sfumare davanti perché altri due litigano, poi che succede? Si sommano le diatribe, penso il litigio si divampi, no? Ti faccio un esempio, tu pensa adesso che c'è Ramadan. Tutti questi poracci che tutto il giorno non mangiano, perché non sono tutti che bevono, cioè ci sono buona parte che non mangiano tutto il giorno, arrivi alla sera e nessuno si ferma per darti da mangiare, tu come la prenderesti? Vedete matto. Poi quello inizia a dire italiani di qua, italiani di là e c'è sempre il solito che prende e risponde, ma non ce l'hanno con noi, ce l'hanno con quell'associazione che non si è fermata. Qui il problema è tutto etnico, tu pensa eritrei e somali, poveracci che da loro per fare una fila stanno tutti attaccati e ti trovi l'eritreo attaccato dietro, ma non perché loro fanno la fila così, perché nei centri, nei posti dove stavano, parole di uno di loro. Allora volevo chiedere, no, perché volevo allargare un po', come si dice, ultimamente sto molto impegnato a volermi espandere un po' tutto quello che uno si può sentire libero di fare quando fa musica, quando produce musica, suona musica e vuole allargare pure la conoscenza del nome. Ho conosciuto Cicalone, Simone e Mattia Faraoni quando è stato un mesetto fa che l'ho fermato per una foto, l'avevo riconosciuto qua alla stazione. Oggi l'ho incontrato e ho detto raga, ma sentimo se bene, io volevo, c'avevo un progetto, un video rap, dato che faccio musica rap, sono un rapper italiano, ho cominciato da qualche anno, ora sto a girare un po' di più con i progetti, con i lavori che ho in mente. Ho detto, siccome come si può dire, esteticamente come presentabilità Mattia e Cicalone sono due uomini belli grossi, no? Che possono fare, come si dice,
capienza, comunque vabbè, possono essere ben rappresentevoli di quello che vogliamo di noi con la musica, con i testi, col rap in generale. Quindi che ne so, io gli proponevo uno di questi giorni, no? Se scambiamo il numero, se voglio mettere in atto, mettere in piedi un bel video rap fatto bene, magari pure che ne so con la palestra che usate voi, che voi fate palestra, te c'è una palestra, non so se è la tua, che ne so, facciamo qualche bella ripresa, qualche scena fatta bene e creiamo un video rap e poi sto video rap lo facciamo girare per tutto il tubo, per tutto YouTube, glielo presentiamo altri rapper. Ti voglio dire subito una cosa, che c'è un problema. Cioè loro ormai qualsiasi coinvolgimento suo sono sordi, vuole sempre abbuschiarci qualcosa. Perché ormai è un'identità forte, conosciuta. No, però scusa, una domanda curiosa, tu fai rap, cioè c'hai già dei pezzi? Sì. E ce lo fai un freestyle per capire? Una cosetta 4 così, quarti, parto. Sento, parto uno di... Al senso no. Dove andate senza le persone, sempre meno grate, si barate, si sputate brave, come roba vi sembrate, poi so botti e morti, so come gli scoppi che tu non sopporti, state tutti zitti davanti ai nostri sogni, te metto dentro una cartina altri 3 grammi, te polvere da sparo, altri 3 grammi, porca miseria, non fumate perché dicono che non fa bene. Le polveri da sparo, ok. Allora, questo è uno dei primi testi che ho scritto nel 2012, poi non pensavo di continuare perché avevo solo scritto il testo, ho bevuto qualche birra, ho acceso 2 luci, ho detto ma questo me lo scrivo, poi quando mi sono comprato il microfono ho pure inciso, vabbè. E quindi raga, secondo me viene una cosa da paura, poi loro sono pure molto conosciuti, capito? Quindi secondo me invidieranno il fatto che a questa cosa ci ho pensato prima io, che il video va fatto con loro, ti danno pure un supporto morale che fa bene, perché noi seguiamo sempre che la solita cosa, che è la musica. Stavo a cascare, scusa. Che è successo? Non è cascava. Lo sport di traffico stava a cascare, niente, scusa. E quindi così. Io i video loro ho sempre seguiti, ogni volta che esce il video, aggressioni alla stazione, uccidono le cotte e de crude, ho visto. E quindi datemi una mano, raga, se volevamo fare questo video fatto bene, come cosa scenica, capito? Penso venga una cosa da paura. Ma te di che quartiere sei? Io mo abito su Acassia, verso Raccordo Anulare, dopo Raccordo 1, dopo la Trionfale, alla Giustiniana. Ma ci campi con la musica o fai un altro lavoro? No, con la musica mi ci sto a divertire un po', come lavoro non faccio niente. Mo c'ho tipo un po' una condanna di 6 mesi da scontare, che non so quando mi arriverà, ho fatto udienza al tribunale, mi devono ancora dare informazioni se mi mettono dentro una comunità o dentro una galera. Mi hanno detto mandatelo in comunità perché ha problemi di tossicodipendenza. C'è problemi, ed è vero? Spero che mi aiutano, sì, spero che mi aiutano con una struttura clinica invece che richiudere 6 mesi in galera. E tu stai a frequentare qualche struttura adesso tipo CERT che ti aiuta o stai da solo? Sì, ogni tanto vado al CERT 2 volte a settimana, perché mo sono loro che devono parlare con l'ASL per mandare i soldi al CERT, sentendo se c'è i soldi alla comunità, sentendo se ci stanno posti liberi. E quelli mi aiutano loro. Diciamo prima seguivo proprio la terapia, mo non la prendo più perché pure quella ti disturba un po'. Sotto ti fa passare la fame, ti fa passare, capito? Sì. Psicofarmaci, la terapia prendo il Seroquel da 400 invece che fatte dal metadone, il Subotex, il Subozzone, capito? Pure quelli alimentarmente ti bloccano un po'. Certo. Vabbè dai, allora facciamo così, tanto noi stiamo sempre qua a Termini, mo tu quando c'hai un po' l'idea sul progetto noi proviamo a aiutarti, mo tanto vediamo se pure qualcuno che vede in video magari c'ha qualche idea, voglia di darti una mano. Qualche scena in palestra, capito? Mentre tirate due botte al sacco. È quello che chiediamo poi a Mattia, la palestra la sua. Una canzone lo sai perché? Una canzone l'ho già scritta. C'è sta un intro che è un pezzo parlato del film del romanzo criminale della banda della Magliana. E c'è il pezzo che dice voglio morire con tutto l'oro addosso come i faraoni, e faraoni è lui, Mattia, quindi quello però è quello lì lo sai che cos'è? Quello è a cattone dei Pasolini.
che lui si tuffa dal Tevere e dice accanto ma te levi tutto l'oro, e fa no, voglio morire con tutto l'oro addosso come i faraoni, se lo volete voi venite a pesca. Ho iniziato sì che ero giovane, poi specialmente con la roba tipo 10 anni fa, capito? È quella un po' che te frega, perché non perdi mai il vizio. Però ogni tanto riesco a non pensarci, me ne sto a casa, la comunità un po' aiuta, io sono già stato in comunità, poi sono scappato dopo 6 mesi, mi hanno fatto il TSO, il problema è che abito ancora con i miei, capito? Quindi è quello che mi frega, perché se io abitavo da solo... E i tuoi ti riescono a aiutare un po'? Tutte le sere. I tuoi ti aiutano? Non è che mi aiutano, nel senso sperano che io cambi testa, capito? Che capisco che magari devo pensare un po' più, che ne so, ho fatto una vita, ho lavorato, trovate una ragazza. Solo che sono impicciato, faccio tante cose che mi piacciono e cose che devo fare come obblighi di casa non ne faccio mai. Quello quindi non è un problema, è una salvezza il fatto che stai con loro, che non stai solo? È una salvezza più che un problema da una parte. Sì, comunque non ho problemi, come di donna a dormire, da solo stavo un po' più per cavoli miei, però stavo un po' più impicciato nel modo di Certo, vivere. magari combinavi pure più casini, invece comunque un genitore nel bene o nel male ti aiuta. E dalla comunità sei scappato perché c'erano delle regole o perché non c'era quello che ti aspettavi? Sono scappato perché in pratica mi volevano fare tipo 3-4 anni rinchiuso là dentro. Io ho scapocciato, come è arrivata l'estate, se mettevamo in giardino a Piazzola a fumare una sigaretta, io ripensavo a quando facevo uso di sostanze, quindi che ho fatto? Non ho più resistito e sono scappato. Sono scappato, mi hanno fatto un TSO, poi mi hanno rimandato in comunità, una settimana dopo sono riscappato dalla comunità, mi hanno fatto un altro TSO, ho fatto una clinica. Quello però, sai che mi pesa un po' raccontarlo, perché sono cose che ti obbligano a fare i genitori, capito? Perché ti mettono una mano in testa e ti dicono guarda te in qualche modo da questa cosa ti devi curare, ti devi salvare. Senti, ma nei testi tua ne parli di queste problematiche o so? Sì. I testi miei sono molto incentrati, come dire, sull'uso di sostanze, sulla voglia di averci nessuna regola imposta da nessuna parte del sistema. Ho scavalcato, mi hanno a scrivere, mi hanno beccato 2 vigilanti con la torcia, hanno visto che stavo lì a scrivere, sono scappato. Questi mentre che io scappavo, scavalcavo, come si chiamano, i reti, il muretto per uscire fuori dal deposito, hanno pure sparato un colpo per l'aria. Ah, pure? Cioè, poi ci sono tornato una settimana dopo, non lo so come ho fatto, proprio con una spavarderia di tanto male non mi può dire, al massimo mi beccano, capito, mi mandano dentro una questura. Però oddio, ho sempre amato il rischio e il pericolo. Una nuova puntata di Storie di Termini è finita, è ormai una serie, meglio di quelle Netflix secondo me. Se sì, magari domani ce la producessero, mangia tutto il giorno a Termini, storie, controstorie, personaggi eccetera, perché Termini non è solo cattiveria secondo me, ma è anche storia di tante persone e particolarità poi. Perché ogni persona è diversa, ogni persona è particolare e c'è un grande ricambio. La diversità è ricchezza. Impari sempre qualcosa, anche nelle situazioni peggiori. Se volete altri video su Termini, noi vi consigliamo di scrivere nei commenti Termini. Anche se non lo scrivono, comunque li faremo. Vabbè, però se lo scrivono è meglio, anche che ci supportano. È vero. Dai, raga. Detto questo, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Hello!